Learning Italian through stories. L'appartamento di Francesco. Francesco non vive più con i suoi genitori, ora ha una sua casa. L'appartamento si trova al terzo piano di un palazzo in Via Verdi, vicino alla stazione di Firenze. Saliamo le scale o prendiamo l'ascensore se ci sentiamo pigri e apriamo la porta d'ingresso. Appena entrati troviamo un piccolo corridoio. A destra del corridoio c'è la camera da letto. Quando entriamo, sulla destra c'è una scrivania con un computer. Francesco passa molto tempo libero a leggere e per questo motivo ha molti libri. Infatti ha una grande libreria che si trova vicino alla scrivania. Sopra la scrivania c'è uno scaffale con i ricordi dei suoi viaggi, poi un letto con un comodino. L'armadio per i vestiti è accanto alla porta. Al centro della stanza c'è un grande tappeto. Di fronte alla porta d'ingresso c'è un piccolo bagno. Anche se è piccolo, ha tutto il necessario. C'è un lavandino con un grande specchio, un bidet a destra del lavandino. Di fronte una vasca da bagno con doccia e ovviamente il WC. Finalmente eccoci nel soggiorno, a sinistra dell'ingresso. Il soggiorno è sia una sala da pranzo che una cucina. È forse la stanza più accogliente e luminosa. L'angolo cottura è a destra, con i fornelli e il forno, la lavastoviglie e la lavatrice, il frigorifero e la credenza per stoviglie, bicchieri e pentole. Nel soggiorno c'è anche un tavolo di legno, 4 sedie, un divano, un grande televisore e naturalmente uno stereo per ascoltare la musica. Tutte le pareti della casa sono colorate, quelle della cucina sono blu. Quelle del bagno sono gialle e quelle della camera da letto sono verde chiaro. Dal soggiorno si può uscire su un grande terrazzo, dove ci sono molte piante ed una sedia a sdraio per leggere un libro e rilassarsi. Francesco invita spesso i suoi amici nella sua nuova casa e prepara loro il pranzo o la cena, oppure ordinano la pizza.